incidente Frida dovrà supportare la sua colonna vertebrale con un sostegno metallico e i chiodi rappresentano inoltre il suo dolore. I genitori di Frida, per assecondare la passione per l'arte che la ragazza aveva manifestato, le installano uno specchio sul soffitto della camera e le regalano i pennelli e i colori affinché lei possa ritirarsi dopo l'incidente e dipingere. Dipingerà numerosi autoritratti, fra cui questo, bellissimo, che ricorda un po' lo stile di Modigliani. Poi molti altri. E come in tutta la sua pittura, anche negli autoritratti emergono i simboli dei suoi sogni e dei suoi dolori. La voglia di vivere di Frida Kahlo emerge impetuosamente studiando la vita di questa grandissima artista ed è, secondo me, una delle caratteristiche più affascinanti di questa donna, che offre altresì lo spunto ad innumerevoli riflessioni. La vita di Frida è troppo complessa per descriverla in pochi minuti, però bisogna conoscerla, perché è impossibile, se non si conoscono almeno le tappe più importanti, capire il valore artistico e il significato delle sue opere. Sappiamo che la vita è una continua alternanza di episodi ostili ed il sorgere di nuovi sogni dei quali solo una minima parte si realizza. Per Frida questa alternanza è stata incredibilmente frequente e i suoi sogni, sebbene alternati da tremendi episodi ostili di dolore, malattia e delusioni, si sono alcune volte realizzati. Il famoso incidente è avvenuto quando aveva 18 anni, dello scontro del tram con il bus che memorò gravemente il suo fisico, è il primo episodio che segnerà la sua vita. La sua pittura è la rappresentazione visiva della sua interiorità, della sua anima, delle sue passioni e delle sue delusioni. Il più famoso quadro è ritenuto quello sull'aborto, avvenuto nell'ospedale di New York Henry Ford. Frida ne dovrà subire moltissimi perché non riuscirà mai ad avere un figlio. Il quadro presenta Frida sdraiata sul letto, insanguinato. Dalla pancia escono 3 vene, una conduce al feto di un bambino che rappresenta quello che avrebbe voluto avere. L'altra conduce a una lumaca, ovvero la lentezza dell'aborto, e la terza al busto umano. Poi a terra uno storizzatore, il suo bacino ed un'orchidea, un dono che Diego gli aveva fatto durante la gravidanza. Quadro davvero emblematico, ma di grande fascino. Il più grande amore della sua vita fu Diego Rivera, l'elefante, così considerato in quanto grasso, brutto e più vecchio di lei di 21 anni, ma uomo eccezionale, grande pittore di murales messicane che decorò molti dei palazzi più celebri a Città del Messico. Frida, la colomba, così chiamata per la sua bellezza e la sua giovane età, ebbe una vita sentimentale davvero incredibile, così come tutto il resto. Ebbe un numero infinito di amanti, fra cui anche l'esule russo Leon Trotsky e il pittore Andrea Breton, e non trascurò neppure l'amore sapico. Numerose ed affascinanti sono le opere che realizzò in questo periodo e la sua carriera trovò un notevole impulso anche negli Stati Uniti ed in Francia. Egli attribuì persino l'onore di farle esporre un suo quadro al Louvre di Parigi. Questo altro quadro rappresenta un cervo con la testa di Frida ripetutamente colpito da numerose frecce che rappresentano i dolori della vita della pittrice. Ma la relazione con Diego, sebbene tormentata da numerosi litigi che la spinsero a separarsi, fu
dopo l'evento dell'incidente, l'evento più importante della sua vita. Tant'è che ella si risposò dopo un po' di anni di separazione e, sebbene avesse altre relazioni, con il grande artista. Però loro vivevano in due case separate, una più grande e una più piccola, unite fra loro da un piccolo ponte, in modo che ognuno di loro potesse condurre la propria vita privata. E vorrei concludere questo breve video su Frida con questo celebre e davvero emozionante quadro. Frida si rappresenta due volte, una con l'abito bianco, ovvero quella lasciata da Diego Rivera, l'altra, quella amata, con i vestiti messicani. Ogni Frida presenta un cuore e questi due cuori uniscono con una vena le due Frida e sono emblematici. Alcuni dicono sia uno solo tagliato a metà e che rappresenta quindi l'ambiguità del rapporto che la donna aveva con l'amore per Diego e con la tipicità libertina della sua vita. Il suo dolore, la sua gioia, la sua incredibile volontà di sopraffare il dolore e le disgrazie, affascinato dall'amore ed anche dalla vita libertina, ha dato a mio parere a Frida un posto davvero importante tra i più grandi pittori mai esistiti al mondo.